Oggi, seconda parte del video su come stabilizzare i dati giroscopici con la 7G. Abbiamo visto già nella scorsa puntata, nel passato episodio, che quando si fa B-Log è conveniente utilizzare un quattrocentesimo al posto del classico un cinquantesimo quando andiamo a mettere i tempi di esposizione. E avevamo visto attraverso degli esempi pratici che effettivamente quando usavamo un cinquantesimo al muoverci trovavamo dei flickering, quindi degli sfarfallii fastidiosi sul video. Se non avete visto la prima parte del video, andate a rivedere, la metterò in descrizione o anche da qualche parte di questo video. A questo punto però bisogna chiedersi: ma è sempre vero che ho bisogno di un quattrocentesimo per stabilizzare meglio? Oppure non è sempre così? E ve lo dico subito, non è sempre così. In pratica, che cosa succede? Quando voi siete fermi e andate a muovere lentamente la vostra macchina e o in un panico così o in un tilt, allora in questo caso, per questo genere di prese, non c'è bisogno di andare a un quattrocentesimo. Potete mantenere il vostro un cinquantesimo e quindi avere un miglior motion blur, che se no a un quattrocentesimo potreste aver bisogno di aggiungerlo in post-produzione. Vi lascio ora un paio di esempi di panning fatto a un cinquantesimo, uno dal ponte Luis I a Porto, che è molto buona come idea perché è un panning fatto a mano alla blue hour, quasi notte, con molte luci di fronte, quindi se si fosse presentato il problema che abbiamo visto in precedenza, nell'altro video, si sarebbe visto immediatamente. Un altro esempio, vi porterò un esempio nel quale ho fatto questo lavoro con la macchina e anche là a un cinquantesimo non c'è stato nessun problema. Vedremo però che in un terzo esempio fatto ad Aveiro, che è sempre in Portogallo, mentre ero su una barca, avendo fatto la registrazione a un cinquantesimo, le case sembrano sfarfallare, sembrano proprio muoversi, è molto fastidioso come cosa ed è impossibile poi da togliere in post-produzione, veramente una ripresa da buttare. Perché? Perché il problema rimane quello che è vero che se voi fate questa attività o questa attività con la macchina, in generale non c'è nessun problema neanche a un cinquantesimo, e come abbiamo già visto nella scorsa volta, che abbiate o no l'IBIS a on non ha nessuna importanza, fondamentalmente non c'è nessuna differenza, tenendo conto che stiamo parlando di una registrazione che poi viene stabilizzata con Catalyst Bros ultima versione ad oggi, che effettivamente non sembra avere problemi con gli IBIS, cosa che invece una volta era così. Allora, vi dicevo, dove sta il problema? Il problema è questo, quando la macchina fa questa cosa, che è tipica di quando state
vloggando, no? Perché la tenete così e poi inizia a ballare, soprattutto se camminate. Ecco perché là sì è obbligatorio l'1/400 per evitare tutti questi artefatti che se no comparirebbero alle spalle. Spero che da questa spiegazione e gli esempi mostrati nel video questo possa completare meglio questa piccola serie di video dedicati alla stabilizzazione. È vero che probabilmente ne farò poi un altro dedicato all'uso sul computer del Catalyst Bros, perché ho visto che ce ne sono parecchi, ma effettivamente si riferiscono alle vecchie versioni e quindi è nell'ultima versione un po' cambiato il flusso di lavoro che si fa su Catalyst Plus.